Ed eccoci qui a Pizzighettone, anzi a Porto d'Adda. Siamo all'ingresso di nuovo del parco Adda Sud e stiamo andando a mettere in acqua il kayak dopo lo sbarramento della centrale per l'ultimo tratto della nostra discesa dell'Adda da Lecco a Cremona, per cui faremo 14 km lungo l'Adda, arriveremo alla confluenza dell'Adda nel Po e faremo 12 km fino a Cremona, dove tireremo in secca il kayak, lo impacchetteremo, andremo verso la stazione e ci dicono vicino alla stazione ci sia una birreria Pedavena. Vediamo che ora facciamo, perché poi dobbiamo tornare col treno qua a Pizzighettone. E ora verso il fiume. Eccoci, questa è la diga con lo sbarramento di Pizzighettone. Noi dobbiamo mettere in acqua il kayak dopo questa diga. Che da lontano, se non la conosci, non sembra, arrivando dall'Adda da quella direzione, non sembra granché, sembra di avere il tratto libero davanti, no? E invece no. E purtroppo negli anni scorsi c'è stato anche un incidente fatale con un canoista, per cui noi cerchiamo di essere prudenti. Ok, noi adesso scendiamo di qui. Yeah! Quindi adesso montiamo. Dopo l'incidente hanno pensato bene di fare un accesso agevole all'acqua, meno male. Ok. Sempre così, accidenti. Sì. No, cioè non è che ci deve cascare il morto per avere gli scivoli di cemento, intendiamoci. Va bene, adesso gonfiamo il kayak e ci mettiamo in acqua. Eccoci partiti. Abbiamo messo in acqua l'ala al scivolo e ora qui si passa sotto il ponte. Poi più avanti misureremo la corrente, così inizieremo a fare delle stime su quanto ci metteremo. Via, si pagaia, anche oggi chilometro alternato, va? Tanto per mantenere l'abitudine. La postazione da pescatore, quello qui. È già il terzo pescatore in 200 metri. Si vede che qui si pesca bene, non so, perché dopo il salto lì l'acqua è tutta turbolenta, ma ossigeno al fondale forse. C'è un mulinello davanti, Giulia ha imparato a distinguere i mulinelli. Facciamo progressi. Quanti chilometri? Cos'è il buon presso? Ecco, continuo a ignorare cosa sia il buon presso. Vabbè, sull'Adda non è importante sapere cos'è un buon presso. È una parte dell'albero della nave. Buongiorno, dai, due in cammino, oggi in kayak. Pellegrino, dove andiamo oggi? Oggi andiamo a Cremona. Yeah! Scorte di torrone e mostarda. Pure? No? Vediamo. Facciamo scorte dell'altra cosa per cui è famosa Cremona? Non lo so, non lo voglio sapere. Allora. E sai che c'è quel detto dialettale? No. Sono foresta. Vabbè, quindi dati noiosi. Turun, Turazzi, e il terzo è? Il terzo lo lasciamo a voi a cercarlo su internet. Ecco, appunto. Dati noiosi? Allora, no, dai. Terminiamo l'Adda, sono gli ultimi 14 km di Adda, lo discenderemo fino alla confluenza con il Po e poi ci aspettano 12 km sul Po fino a Cremona. La confluenza dell'Adda è nel ramo superiore del Po, per cui noi non passeremo da Isola Serafini, andremo direttamente a Cremona, per cui ci sarà un unico trasbordo poco prima della confluenza dell'Adda nel Po. Non dovrebbe essere troppo difficoltoso, però vedremo. Corrente, sì, c'è un po' di corrente, circa 1,5 km orario in questo momento. La portata è molto bassa, che ho controllato l'altra sera, sono meno di 80 metri cubi, per cui l'ultima volta che abbiamo sceso l'Adda e siamo arrivati a Pizzighettone la portata era 150 metri cubi, per cui si è praticamente dimostrata, anche la corrente nel sentito. Via, pagaiamo, sto facendo il mio chilometro. Va bene. Pagaiamo, questa è l'Adda, sono stati avvistati anche tanti pescatori, anche lì. Sì, tantissimi pescatori. Quindi Prima o poi prenderò il coraggio e chiederò cosa si pesca. io non la farei sta domanda, è un po' pericolosa. Animale, voglio sapere. Va bene, state collegati. Non penso ci sia già zona siluri questa, però vorrei sapere. Dai, pagaiamo. Pagaiamo.
idrovore e pescatori. Sì, diciamo circa 1,5 km di corrente, 1,5 km, 2 di corrente. Qui stimiamo dalle 4 alle 5 ore, più eventuale trasbordo, soste, eccetera eccetera. Beh, se non altro non siamo soli, dai, dovessimo avere bisogno di aiuto. Credici, no. Comunque qui le sponde sì, sono abbastanza accessibili, sono prati, c'è ghiaia, poca corrente, tranquillo. Per ora ostacoli in albero non abbiamo visti, no, stavo dicendo ostacoli in albero non abbiamo visti, c'è un albero là ma non c'è una corrente che ci porti a sbattere contro. Oh, è uscito il sole, oggi sono previsti 35 gradi, yeah! Beh, qua 35, poi non lo so, se qualcuno offre di più. Dice Giulia che gli sembra un coccodrillo, poi magari non so se lo sapete ma lungo il Po sono stati avvistati coccodrilli, in realtà di solito sono tronchi, però qualcuno dice che potrebbero essere dei varani, boh, vedremo. E abbiamo incontrato un altro kayakista che ci ha detto che più avanti sono le rapide. Io le rapide qua non pensavo ci fosse perché non le ho viste, ho controllato, boh, vediamo, ora più avanti vedremo. Anche perché in questo tratto l'Adda ha una pendenza di pochi centimetri per chilometro, non è come nella forra dell'Adda su dopo Paderno che sono 27 metri in poco spazio. Vedremo. Stando a quello che ci ha detto il tizio che abbiamo incrociato siamo già dovuti esserci nelle rapide, però vediamo magari chissà cosa intendeva lui per rapide. Lui stava risalendo il fiume. Ecco, adesso siamo in ansia, anzi sono in ansia da rapide, eppure cioè, tutto dice che non dovrebbero esserci, perché l'Adda si sta anche allargando dell'altro, la corrente è praticamente sparita, la pendenza del fiume la conosco, per cui pochi centimetri al chilometro, in più dovremmo esserci già arrivati alle rapide che ci ha indicato il kayakista. Boh, ma non credo, non si fanno dispetti del genere tra colleghi sul fiume. Vediamo. Qui si è anche allargato dell'altro, guardate là come ha eroso la sponda. Ovviamente quando c'è più corrente, la corrente va a sbattere contro la sponda di sinistra e pian piano la sta mangiando. Per cui l'Adda pian piano sposterà il suo corso verso sinistra. Qui è tornata un po' di corrente in effetti. Chissà se dopo la curva ci saranno queste famigerate rapide. 8 km/h. Diciamo che Giulia va normalmente sui 4,5 di suo, a differenza della corrente. Tendiamo le orecchie per captare i rumori. Oh, gli aironi, eccoli lì un po'. Hanno paura degli umani, fanno bene. Già. Continuiamo a non vedere le rapide. Non so, adesso saremo preoccupati fino a Cremona, no? Vabbè. Io ho finito? Sì, è finito, adesso tocca a me. Finisco la ripresa. Questo giro la sponda in erosione è quell'altra. Comunque vedete qua come è bello largo l'Adda. I uccelli sono la nostra unica compagnia in questo tratto. Oggi abbiamo compagnia. Pescatori motorizzati. Qui dubito che ci siano veramente delle rapide, che sarà anche a fondo praticamente piatto per cui non ha gran pescaggio, però da lì a passare delle rapide, chissà cosa intendeva il tipo là in kayak.
Perché comunque sono passati quasi 4 km dal suo avvertimento che da lì a 500 metri ci sarebbero state le rapide. Boh, chissà cosa intendeva. Onde, pronta a ballare? E dovremmo stare attenti al traffico fluviale. Io pensavo già solo dal Po, invece già dall'Adda evidentemente viene risalito in questo tratto. Eccole che arrivano. Allora, l'ideale non serve prendere proprio sulla murata, serve da stare un po' angolati, però pazienza, dai, non... Qualche tronco in alveo, ma non c'è corrente, il fiume è largo, non costituisce un pericolo, anzi volendo si potrebbe anche avvicinare per curiosare se uno fosse curioso, però non vedo uccelli che abbiamo fatto il nido lì vicino, per cui possiamo continuare ad andare. La barca dei pescatori è avanti, non è che stia andando tanto più veloce di noi, però almeno ora siamo di nuovo soli. Allora non c'è più l'odore di concime, a tratti si sente quasi c'è odore profumo di fiori, comunque l'odore della vegetazione che è piacevole. Vabbè, è passata la barca, ma prima non si sentiva l'odore di gasolio. Curioso di sapere dove arriva con la barca, perché prima di Bocca d'Adda c'è uno sbarramento con i sassi e io dubito che riesca a passare la barca. Boh, chissà dov'è di base. Magari è di base a Pizzighettone, scendono in questo tratto, però a Pizzighettone ma dopo il centrale, perché se non passano le canoe figuriamoci le barche. Una bella giornata, abbiamo già fatto quasi 7 km in un'ora, 6 km 820 metri in un'ora e 2 minuti. Allora, qui la corrente è 331. Guardate la riva per il confronto, e senza neanche il rumore del pagaiate si sente gli uccellini e in fondo il rumore della cascata. Vai, ricomincia a pagaiate. Prima, tipo qualche chilometro fa, abbiamo visto qualcosa che nuotava e che aveva una pinna che usciva fuori dall'acqua. Andava controcorrente. Andava controcorrente. Pensate, era un pezzo di legno. Quindi abbiamo ipotizzato creature mitologiche tipo pesci, squali d'acqua dolce o altri animali strani. Non so se era siluro un super siluro, allora. Vabbè. Sai che il siluro viene lungo anche 2,5 metri, Che bello, quanto un kayak. Potremmo provare a cavalcare un kayak, un pesce siluro. Ne aggioghiamo uno al kayak per farci l'animale da traino. Va bene, quindi se sapete di questi animali strani fatecelo sapere nei commenti. Poi abbiamo visto anche degli uccellini che andavano a pazzo. Comunque, adesso siamo di nuovo da soli, senza pescatori, senza fauna. Beh, se la compagnia deve essere una barca a motore che mi sta vicino e mi garantisce col diesel, preferisco essere solo. Anche questo è vero. Vabbè, godetevi il panorama da davanti. Siamo interrogati su un rumore che si sentiva fino a poco fa. E adesso è svelato il mistero, è una super idrovora, è in funzione. È la prima che troviamo in funzione. Quindi, tra l'altro... Pensavo che funzionassero di notte. E invece questa qui fa di straordinario evidentemente. Comunque, l'idrovora è lì, noi siamo qui. E io ho anche una discreta fame. Ora il mio di chilometro. Niente, qui c'è un centro abitato, vedete campanile, le case. Se ci fosse un caffè, guarda,
però non sapremo non è dove. che sia proprio accessibilissimo. No, effettivamente no. Peccato. Il caffè col pontile vorresti, Cavoli, sì. Ecco, il fiume non è come Livorno, che ogni 2x3 c'era una baracchina dove potersi fermare per prendere il caffè. Qui è diverso. Livorno, guarda che dopo verso il castello del Boccale così. Sì, a Livorno. Più baracchine, cioè. Cos'è, l'Aurelia? Sì. L'Aurelia. Senza il romito. Va bene. Stiamo andando contro la riva, No. Ok. Non so che posto sia questo qui. Prima pausa della giornata, dopo 10 km. Comunque c'è vita sull'Adda, c'è gente in barca per la pesca. Comunque spiaggette dove volete per approdare. Qui sopra c'è la strada. O una boa o un rifiuto di plastica galleggiante, non lo so. Una boa. Ok, qui un accampamento di pescatori che sono lenze che vanno da tutte le parti. Se riuscite a vederlo, proprio arriva dall'altra parte del fiume. Un lancio. Eccoci qui. L'acqua ormai insomma non è più pulitissima, non si vede più il fondo, si vede solo quando è profondo, non più di 20 cm. Comunque sono gli ultimi 4 km di Adda questi. Più avanti, dopo quest'asta, ci sarà un'isoletta a dividere il corso del fiume, e dopo l'isoletta ci sarà lo sbarramento di Bocca d'Adda, per cui noi dovremo uscire e portare il kayak a mano, e dopo di quello c'è la confluenza. Manca poco alla fine dell'Adda, e dopo quanti? 150 km? No, di più, di meno. In totale saranno 130 quelli fatti. Dopo 130, quasi 130 km. Beh, allora, a me mi piacerebbero più bar, perché i famosi wet bar dell'Adda, infatti, i bar galleggianti dell'Adda, che puoi ordinare il tuo cocktail preferito. Però cavoli, passi veramente ore e ore senza civiltà praticamente. Ed è il punto di forza di fare kayak sull'Adda. Infatti, se siete misantropi, fate kayak sull'Adda, perché come potete vedere non c'è nessuno. No, sono i pescatori. Sono i pescatori. E poi sì, in un futuro possibile, cos'è che volevi? I moletti per scendere? Cosa? No, beh, ci fossero più moli per l'attracco, lo sbarco, il barco, per mettere in acqua kayak, canoe, eccetera, non sarebbe male, essere costretti a cercare i barchi nella boscaglia e a tentare il lancio del kayak per disperazione. No, oggi è andata bene, c'è una bella discesa di cemento fino all'acqua. Tra l'altro il sole è un po' velato, quindi i 1000 gradi di caldo di oggi sono un pochino smorzati, e ok. Vabbè. Ma di solito ci sono tanti quando ha piovuto, e ok. non dovrebbe essere.